Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare questa bellissima stella. Per me potrebbe essere tranquillamente una decorazione natalizia, ma non solo, potrebbe essere un sottotazza, un piccolo centrino per decorare un angolino in vista delle natalizie, con un effetto tridimensionale grazie alle maglie prese in rilievo durante la lavorazione. Può essere ancora decorato con dei fiocchi, comunque, oppure fatto con del filato sottile, quindi di ridotte dimensioni, potrebbe essere un grazioso fermapacchi. Io l'ho lavorato con un cotone numero 3, quindi abbastanza spesso. Ho scelto questo beige perché lo trovo molto fine ed elegante. Io mi son fatta uno specchietto riassuntivo della lavorazione e lo inquadro in modo che l'abbiate anche voi. Sono partita da un anello magico. In questo anello magico, alzandomi con una catenella, ho lavorato 5 maglie basse, poi mi sono alzata con 3 catenelle per il secondo giro, ho costruito una nocciolina affiancata da 3 catenelle e sono andata a lavorarmi una nocciolina in ogni singola maglia bassa del primo giro. Nel giro successivo son salita e sono andata, eccoci qua, siamo in questo punto, son salita con 3 catenelle e sono andata a farmi dei gruppetti di 3 maglie basse, maglie alte, scusate, chiuse insieme. Quindi 3 maglie alte chiuse insieme, poi ho montato 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme nello spazio di ogni nocciolina. Poi ho messo 3 catenelle, vedete qui, vi faccio vedere come sotto ci sono, no, non ho messo catenelle, vi sto dicendo una bugia, guardiamo un attimo il lavoro da dietro. No, sono andata a fare appunto questi gruppetti, scusate, di 3 maglie alte chiuse insieme, separate dalle 3 catenelle su tutti gli spazi disponibili, e quindi ho ottenuto i miei 5 spicchi. Nel giro successivo sono andata a realizzare poi 4 maglie alte per gli angolini, 3 catenelle, 4 maglie alte, e ho iniziato a lavorare una maglia alta allungata prendendo lo spazio sottostante, in modo da avere questa, diciamo, questo cordoncino. Così ho fatto anche questo giro. Nel giro successivo sono andata ad aumentare con le maglie alte, lavorando le maglie alte che ho sotto e mettendone 2 in più negli angoli, divise da una catenella, e così sono andata avanti. Allora, vediamo tutto con ordine, lavorando insieme, così se ho fatto degli errori diciamo ci mettiamo al riparo facendo appunto il lavoro insieme. Quindi ho detto che sono partita dal mio anello magico. Io sto utilizzando un uncinetto del 4, entro nel mio anello magico, scusa, lo chiudo con una catenella e vado a lavorare le mie 5 maglie basse, la prima, seconda, terza, quarta e quinta. Chiudo l'anello e vado a chiudere qui con una maglia bassissima, ok? E diciamo il cerchietto è pronto. Come ho detto, io per ogni maglia che ho sotto devo andarmi a realizzare la mia nocciolina. Allora, io ho chiuso nella catenella, mi sposto nel primo spazio utile con un'altra maglia bassissima,
salgo con 3 catenelle, 2, 3, rientro con altre 2, chiudo insieme, 1 e 2, ed ecco la prima nocciolina. Dopodiché metto 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado nello spazio successivo, faccio la stessa cosa, faccio la mia nocciolina, 2, 3, chiudo la nocciolina, a fianco 3 catenelle, 1, 2 e 3, di nuovo accanto sono con 3, 1, 2 e infine 3. Siamo alla terza nocciolina, ne devo avere 5, 3 catenelle, vado qui, 1, 2, 3, chiudo, 3 catenelle, 1, 2 e 3, sono a 4, vado nell'ultimo punto e vado a lavorare l'ultima nocciolina, 1, 2 e 3, e anche questa è fatta, quindi siamo 1, 2, 3, 4 e 5, 3 catenelle, 2 e 3, e ho concluso il mio secondo giro. Chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella delle noccioline. Adesso cosa devo fare? Devo andarmi a lavorare gli spicchietti, ok? Siamo qui, devo lavorare questi spicchietti. Allora, questi spicchietti sono composti allo stesso modo, diciamo, da noccioline all'interno di questi spazi, quindi mi vado a posizionare tra le 3 catenelle con una maglia bassissima e quindi vado a realizzare 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, rientro, 1, rientro e 2, chiudo insieme, ok? Quindi anche questa è una nocciolina, 3 catenelle, 2 e 3, devo rifare l'altro spicchietto, quindi vado a rifare un'altra nocciolina nello stesso spazio, 2 e 3. In pratica qui il numero delle noccioline da 5 sotto diventeranno 10, ok? In questo giro vado accanto e rifaccio la stessa cosa, una nocciolina, scusate, una maglia alta, 2 e 3, in questo modo poi chiudo insieme, ok? Siamo qui, poi 1, 2 e 3, vado qui, identica cosa, 1, 2 e 3, ok? Accanto 1, 2 e 3, chiudo, 3, 2 e 3. Il mio lavoro sta raddoppiando, si sta allargando, 2 e 3, poi vado nella successiva, faccio l'altro lavoro, 1, 2 e 3,
3 catenelle, 2 e 3, vado accanto e di nuovo 1, 2 e 3, sempre 2 negli spazi, ok? Vedete che sta assumendo per ora una forma tondeggiante, perché nei giri successivi con le maglie alte normali verranno le 5 punte della stella, 1, 2 e 3, ok? E siamo qui, 1, 2 e 3, e abbiamo concluso questo altro giro, ok? Vado a chiudermi qui e adesso iniziamo il giro in cui iniziano a vedersi comunque le punte, ok? Le punte sono date dalla realizzazione all'interno degli spazi tra le due noccioline di 4 maglie alte e 3 catenelle con altre 4 maglie affiancate. Quindi cammino con l'uncinetto con una maglia bassissima all'interno di questo spazio e inizio a lavorare 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta. Ne metto altre 3 perché abbiamo detto di metterne 4, 3 e 4. Poi aggiungo 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado accanto e rimetto 4 maglie alte, 2, 3 e 4 qua, ok? Poi filo sull'uncinetto. Questa volta io cosa faccio? Vado a lavorarmi questa maglia allungata prendendo che cosa? Prendendo la nocciolina del diciamo del secondo giro, quindi vado ad agganciarmi, mi faccio spazio, mi vado ad agganciare su la chiusura della nocciolina del secondo giro che ho proprio sotto. In questo modo tiro su il mio filo, chiudo così ed ho allungato la mia lavorazione. In questo modo vedrete che alla conclusione di questo giro si formerà la punta. Passo nell'altro spazio e faccio le mie 4 maglie alte, 2, 3 e 4, le 3 catenelle di separazione, vado di nuovo nel spazio e lavoro le altre 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Per passare all'altra punta, vedete che stanno venendo le punte in questo giro, faccio la stessa cosa, vado a rintracciare la nocciolina del secondo giro, entro nella chiusura della nocciolina, allungo il filo e faccio la mia maglia alta allungata, vado nello spazio e faccio 4 maglie alte, 2, 3 e 4, 3 catenelle, 2, 3, riprendo 4, 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto, vado nella maglia alta sottostante, come scusate, nella nocciolina, vi ho detto una sciocchezza, nella chiusura della nocciolina del giro numero 2, nella chiusura pesco
il filo così, scusate, ma con una camera che ti inquadra non è la stessa cosa. Chiudo questa, ok? Di nuovo vado qui, lavoro 4 maglie alte, 2, vedete che stanno venendo fuori le punte, 3 e 4, 3 catenelle, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 e 4, ok? Vedete? Scusate, sposto il mio lavoro. 4. Allora, io nel mio schemino avevo messo anche di poter mettere una catenella da questo lato e dall'altro nella maglia allungata, però se vi rendete conto che il lavoro non tira come sto facendo io, non è necessario, quindi potete lavorare tranquillamente quello che vi trovate senza aggiungere catenelle. Quindi logicamente per chi ha un po' di esperienza capisce subito se il lavoro tira o meno e quindi se necessario la ponete. Io non l'ho posta per non farla dilatare troppo come lavorazione. Vedete, questa m'è venuta proprio bene, penso anche dall'inquadratura si vede. Ho messo il filo sull'uncinetto, sono andata nella chiusura della nocciolina del secondo giro e faccio la mia maglia alta, allungata perché io allungo questo pezzo della lavorazione della maglia, perché appunto devo scendere comunque di un giro e proseguo con l'ultima punta. 2, 3, 4, poi 3 catenelle e di nuovo 4 qui, 1, 2, 3 e 4. Allora, anche in questo caso vado a rintracciare dell'ultimo giro, un po' complicato perché si erano accavallate anche le chiusure, però ci sono riuscita. Faccio il mio cordoncino e chiudo qui, ok? Allora, guardiamo un attimo. Questa, vedete, è più o meno la forma che assume. Logicamente più si va avanti, più la stella prende forma. Siamo arrivati così all'ultimo giro. Nell'ultimo giro io cosa ho fatto? Sono andata a ripassarmi le maglie alte che avevo sotto e nello spazio delle 3 catenelle ho aggiunto 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Le ho lavorate in rilievo per realizzare questa costina, per dare più tridimensionalità alla lavorazione e poi ho proseguito con, diciamo, questa maglia a rilievo. Cosa faccio? Allora, sono nella chiusura giusta e vado ad alzarmi con 3 catenelle. Logicamente qui all'inizio non possiamo fare questa cosa in rilievo, però adesso sì, sono arrivata sulla seconda maglia alta, la prendo in questo modo, la prendo da dietro perché io voglio mettere in evidenza che cosa? La costina con cui, diciamo, il punto di chiusura della maglia alta. Per poterlo fare devo prendere da dietro l'asticina della maglia alta e lavorarla appunto in costa retro, così, maglia alta e sono a 2, faccio la stessa cosa, così,
e faccio la maglia alta, di nuovo così, maglia alta, poi sono all'interno dello spazio, faccio 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, 2 maglie alte, 1 e 2, vado a ripassare le 4 che ho sotto con appunto le maglie prese in rilievo, sollevando la sticciola, 1, 2, 3 e 4. Ok? Poi cosa abbiamo detto? Devo creare anche questa costa. Per creare questa costa faccio al contrario, costa in avanti, sollevo la maglia alta allungata che avevo prima in questo modo, faccio passare di nuovo, infilo, faccio passare il filo in questo modo e ricreo. Ok? Vedete come si sta realizzando la costina? Allora, adesso qui ho tutte le maglie a disposizione, costa retro, 1, 2, 3, 4, 2 maglie alte qui, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, di nuovo costa, 1, 2, 3 e 4, e poi costa in avanti, filo sull'uncinetto, si salta su e si tira. Ok? Questo è l'ultimo giro finale. Quando io ho completato questo giro avrò questa completa. Io qui la metto da parte e vi faccio vedere come viene alla fine. Allora, come detto, possiamo utilizzarla per decorare un pacchetto facendola magari con un filo più sottile, possiamo utilizzarla come segnaposto a tavola, possiamo creare delle decorazioni da appendere all'albero, possiamo farne un po' l'uso che più crediamo. Mi auguro che appunto questo progetto vi piaccia, se così lasciate un like, attivate la campanellina e non perdete i prossimi tutorial. A presto da Uncinetti allo sbaraglio.